Buonasera, questo è il secondo video che facciamo su Body and Soul, che è un brano insomma importante, corpulento come spesso dico, e che è possibile, come ho detto nel precedente video, comprendere se abbiamo guardato almeno un po' le cose degli altri video dell'anno scorso, dove abbiamo trattato un sacco di roba, specialmente i punti dell'armonia, quelli sono fondamentali, e le posizioni dalla terza e dalla settima, insomma un po' di cose. Quindi vi consiglio, se non l'avete fatto, di andarvi a vedere i video del canale, di iscrivervi al canale, mettere like, eccetera, tutte le operazioncine che si devono fare. E procediamo con l'inciso di Body and Soul. L'inciso di Body and Soul ci dà l'occasione di guardare, capire una questione, cioè spesso e volentieri a riarmonizzare un pezzo diventa semplicemente prendere un accordo e cambiarlo con un altro accordo, che pure funziona, per carità, ma in realtà quando uno fa questo tipo di lavoro c'ha due direzioni fondamentalmente nelle quali si può muovere, e sono sostanzialmente quella di addensare gli accordi, che è una cosa estremamente divertente, quindi aumentare il numero degli accordi, aggiungere passaggi, cadenze 2-5, insomma una serie di cose, e poi invece quello di andare all'incontrario, cioè di semplificare, ricondurre l'armonia a passaggi sostanziali, riposo, movimento, allontanamento, quelle cose là. Quindi noi prendiamo l'inciso di Body and Soul, che è abbastanza denso in tutte le due parti, è diviso in due parti. La prima parte sta in Re maggiore, va in Re maggiore, la seconda parte va in Do minore, in Do maggiore. Quindi c'è tutti questi 6, 2, 5, eccetera, eccetera. Noi lo sintetizziamo facendo semplicemente proprio salire e scendere gli accordi nella scala armonizzata, mettendo al posto del tradizionale quarto grado maggiore un quarto grado minore, che, come abbiamo detto molte volte, è un accordo che va suonato quasi sempre con la sesta o la settima naturali, ok? Quindi Re maggiore, Mi minore. Questo è un mio proprio difetto, nel senso che per me il terzo grado è quasi sempre primo, basso, terza. Sol minore, sesta. Re basso, fa diesis, Mi minore, Re maggiore. Nel video sulla A vi ho fatto vedere come poi uno dovrebbe assorbire questa cosa, suonare melodie e basso, poi mettere le armonizzazioni, cantare la melodia sugli accordi. Inutile che ripeto queste cose, stanno nel video precedente. Quindi che ho fatto? Io in realtà ho tolto tutti gli accordi della seconda parte, che sono faticosi, un po' anche ovvi per certe cose. Secondo me è più efficace mettere meno accordi, quindi costruire una struttura più rada, meno densa, perché poi magari nella seconda parte invece abbiamo la possibilità invece di addensare, quindi bellissimo. La seconda parte va in Do maggiore, quindi modula, si vede perché finisce il Re maggiore, la prima parte poi va in Re minore, insomma voglio dire, cioè, un sospetto ci dovrebbe venire. E quindi che cos'è? Fondamentalmente giro di Do, Sol settima, Do maggiore. Ora qua l'accordo originale sarebbe questo Mi bemolle diminuito, per carità, massimo rispetto, però diciamo a me mi fa proprio un'idea antiquata, e soprattutto siccome la nota della melodia è Re, è chiaramente in Do, La minore 11, cioè fa un effettone notturno, sempre Mykonos, quindi si vede proprio la tovaglia della nonna. Invece se qua andiamo
La minore 11 con un sacco di roba. Re minore, sol settima, do maggiore, e poi ci sta questo si settima, così, che poi li vediamo come secondo me vanno trattati. A questo punto, prima di tutto, diciamo, io cambio questo mi bemolle diminuito e ci metto un grande la minore. Dopodiché tutta la seconda parte la addenso creando cose, mettendo accordi che mi fanno venire la voglia, quindi dominanti, quindi diminuiti, quindi sub, tutte queste cose qua che mi fanno venire più la voglia di sentire l'accordo che viene dopo, quindi re minore, sol, settima, poi do, ora devo andare alla minore, quindi che metto sol diesis diminuito, la minore, ma devo andare al re minore, re bemolle, re minore, devo andare a sol, la bemolle settima, sub 5, anche il sub 5, ancora di settima dominante, un semitono sopra dove devo andare? Dove devo andare? A sol, la bemolle settima, sol, devo andare a do, ci metto il sub 5, che è il sub 5? C'è il re bemolle settima. Ora qua viene questa cosa, do settima, si bemolle settima, con questa melodia che segue le toniche. Anche a me qua mi viene sempre un fatto antico e quindi creo invece la melodia, la faccio salire, il basso scende, la melodia sale, quindi anzi sol e quindi la cosa, e poi vado a mi bemolle minore ovviamente, quindi lo suono tutto. Ora devo andare al re minore, quindi la settima alterato, sol settima, sol diesis unito, ok? Quello che io sto cercando in quasi tutti i video di farvi capire che il bello di questa musica è il fatto di poter suonare come vuoi tu, le cose che ti piacciono a te, il pezzo, il brano, mentre per altri generi è proprio un punto di arrivo, cioè il nostro obiettivo è fare il pezzo bene. Per noi il pezzo, il brano è un punto di partenza, cioè una volta che hai capito com'è il brano, da là parti per esplorare le praterie della musica, puoi fare quello che vuoi. E quindi è cioè, per me, diciamo che sono un poco allergico, diciamo, alle regole, alle coercizioni, queste cose qua, per me questa cosa è stata una scoperta incredibile. Avendo fatto musica classica prima, ovviamente, cioè, questo fatto che uno poteva suonare quello che gli veniva nelle orecchie è stata una cosa incredibile. Quindi vi consiglio anche a voi di applicare queste strategie. Non ve ne fregate di come l'ha suonato lui, l'ha suonato l'altro, l'ha suonato quell'altro. Imparate l'ossatura del pezzo, quindi la melodia, gli accordi di base, e poi veramente a pazzi esplorate, cambiate fino a quando non trovate una struttura, un'organizzazione del brano che vi piace, e là ve lo suonate. Ultima volta, non dico niente perché poi viene questo fatto di cantare, il suggerimento, silenzio.
Buona serata e buon divertimento come sempre.